Ciao a tutti, io sono Marta. E io sono Luca, benvenuti in questo nuovo episodio di Italian Podcast. Oggi parliamo di un argomento molto semplice ma super importante. Come parlare della tua casa in italiano? Tutti abbiamo una casa, o un appartamento, o una stanza. E prima o poi capita sempre di doverne parlare. Con amici, colleghi, nuove persone, oppure quando studi italiano. In questo episodio useremo frasi brevi, naturali e facili, così puoi ascoltare, capire e imparare senza fatica. Non serve prendere appunti, basta ascoltare con calma. Se vuoi, puoi anche ripetere alcune frasi ad alta voce. Quando parli della tua casa in italiano, una delle prime domande è sempre: dove vivi? Puoi rispondere in modo semplice dicendo che vivi in una città tranquilla, oppure in una città grande, oppure in un paese piccolo. Subito dopo, spesso arriva un'altra domanda molto comune: vivi in una casa o in un appartamento? Questa è una domanda facilissima ma importantissima. Molte persone rispondono dicendo che vivono in un appartamento. Magari l'appartamento non è molto grande, ma è comodo. In italiano puoi dire proprio così: non è molto grande, ma mi piace. Puoi anche descrivere la dimensione della casa in modo semplice, usando parole come piccolo, grande oppure medio. Dire che una casa è media è molto naturale, perché significa che non è né piccola né grande. E spesso aggiungiamo una frase come: ha tutto quello che mi serve. È una frase utilissima, molto italiana e molto comune. Un'altra domanda che senti spesso è: quante stanze ha la tua casa? Qui puoi rispondere dicendo il numero delle stanze principali. Per esempio, puoi dire che la casa ha una camera da letto, un soggiorno e una cucina. Poi, ovviamente, c'è anche il bagno. Il bagno c'è sempre. Parlando della cucina, puoi dire se è grande o piccola. Molte cucine sono piccole, ma questo non è un problema. Infatti in italiano diciamo spesso: è piccola, però è comoda. La parola però è molto usata e rende la frase più naturale. Quando parli del soggiorno, puoi dire che è la stanza dove passi più tempo. Nel soggiorno di solito ci sono un divano, un tavolo e una televisione. È il posto perfetto per rilassarsi, guardare la TV o parlare con gli amici. Un'altra parola importante quando parli della casa è luminoso. Se una stanza ha una grande finestra e molta luce naturale, puoi dire che è luminosa. La luce naturale è una cosa che piace a tutti. Alla fine, quando descrivi la tua casa, non serve dire che è perfetta. In italiano diciamo spesso: la mia casa non è perfetta, ma è accogliente. Accogliente è una parola bellissima, perché significa che ti fa sentire bene. E infatti, quando parli di casa, puoi anche parlare delle sensazioni. Puoi dire che a casa tua ti senti tranquillo, rilassato, a tuo agio. Per molte persone, la casa non è solo un posto fisico, ma una sensazione. Casa significa comfort, calma e sicurezza. Ora fermati un attimo e prova a pensare alla tua casa. Vivi in una casa o in un appartamento? È grande, piccola o media? Se vuoi, puoi scriverlo nei commenti. E se questo podcast ti aiuta a imparare l'italiano in modo semplice, lascia un like o iscriviti al canale. Quando inizi a descrivere la tua casa in modo più dettagliato, è molto naturale parlare delle stanze una per una. Non serve usare parole difficili. Bastano frasi semplici e chiare. Di solito si comincia dalla camera da letto. La camera da letto è la stanza dove dormi, ti riposi e inizi e finisci la giornata. In italiano puoi dire frasi molto semplici, come: la mia camera da letto non è molto grande, ma è comoda. Oppure puoi dire che è tranquilla, silenziosa o luminosa. Nella camera da letto ci sono quasi sempre alcune cose fondamentali. C'è il letto, c'è un armadio e spesso c'è anche una finestra. Puoi dire, per esempio, che nella tua camera da letto c'è un letto grande o un letto piccolo. Puoi anche dire se l'armadio è grande o se hai poco spazio. Poi si passa spesso alla cucina. La cucina è una stanza molto importante nella cultura italiana. Molte persone passano tanto tempo in cucina, non solo per cucinare, ma anche per parlare e stare insieme. Se parli della cucina, puoi dire se cucini spesso oppure no. Puoi dire, per esempio, che cucini quasi tutti i giorni, oppure che cucini solo nel weekend. Anche qui puoi descrivere la cucina come piccola, grande, moderna o semplice. Molte persone dicono: la mia cucina è piccola, ma è funzionale. La parola funzionale significa che va bene, che è pratica, che ha tutto quello che serve.
Un'altra stanza molto importante è il soggiorno. Il soggiorno è spesso il cuore della casa. È la stanza dove guardi la televisione, dove ti rilassi sul divano, dove ricevi gli amici. In italiano puoi dire che il soggiorno è la stanza dove passi più tempo. Puoi anche dire che ti piace stare lì la sera, dopo il lavoro, per rilassarti. Nel soggiorno ci sono di solito un divano, un tavolo, delle sedie e una televisione. Se vuoi aggiungere un dettaglio in più, puoi parlare della luce. Puoi dire che il soggiorno è luminoso, perché c'è una grande finestra. Oppure puoi dire che è un po' buio, ma comunque accogliente. Poi c'è il bagno. Il bagno è una stanza piccola, ma fondamentale. Quando parli del bagno, puoi dire se è grande o piccolo, nuovo o vecchio. Molte persone dicono semplicemente: il bagno è piccolo, ma va bene così. Se la tua casa ha anche un balcone o una terrazza, puoi parlarne. Puoi dire che ti piace uscire sul balcone la mattina o la sera. Anche se è piccolo, il balcone è spesso uno spazio molto apprezzato. Come vedi, parlare delle stanze della casa in italiano non è difficile. Basta usare frasi brevi, parole comuni e parlare con calma. Non serve descrivere tutto in modo perfetto. L'importante è farsi capire. Dopo aver parlato delle stanze, è molto naturale parlare anche dei mobili e degli oggetti che ci sono dentro casa. Questo tipo di lessico è molto utile, perché lo usi nella vita quotidiana, quando descrivi dove vivi o quando parli con altre persone. Iniziamo dal soggiorno. Nel soggiorno, come abbiamo detto, c'è quasi sempre un divano. Puoi dire semplicemente: in soggiorno c'è un divano. Se vuoi aggiungere un dettaglio, puoi dire se è grande, piccolo, comodo o morbido. Accanto al divano spesso c'è un tavolo o un tavolino. Sul tavolo puoi dire che mangi, lavori o appoggi le tue cose. In italiano è molto comune dire: sul tavolo tengo sempre molte cose. È una frase semplice e molto naturale. Nel soggiorno c'è quasi sempre anche una televisione. Puoi dire se guardi spesso la TV oppure no. Puoi dire, per esempio, che guardi la televisione la sera, dopo cena, per rilassarti un po'. Passiamo ora alla camera da letto. Nella camera da letto l'oggetto più importante è il letto. Puoi dire se il letto è grande o piccolo, comodo o duro. Molte persone dicono: ho un letto comodo e dormo bene. È una frase molto semplice ma molto utile. Nella camera da letto c'è anche un armadio. L'armadio serve per tenere i vestiti. Puoi dire se l'armadio è grande o se è pieno di vestiti. Molte persone dicono ridendo: il mio armadio è sempre pieno. Parlando della cucina, ci sono altri oggetti molto comuni. In cucina ci sono il frigorifero, il forno e il fornello. Puoi dire se il frigorifero è grande o piccolo. Puoi anche dire che nel frigorifero c'è sempre qualcosa da mangiare. In cucina ci sono anche i piatti, i bicchieri e le posate. Non serve dire tutto, basta nominare qualche oggetto. Per esempio puoi dire: in cucina ho tutto il necessario. Nel bagno, invece, ci sono il lavandino, la doccia o la vasca e lo specchio. Puoi dire se preferisci fare la doccia o il bagno. Molte persone dicono semplicemente: preferisco la doccia, è più veloce. Parlare dei mobili e degli oggetti della casa ti aiuta a usare un italiano più concreto e reale. Sono parole che senti ogni giorno e che puoi usare subito. Non serve ricordare tutto, piano piano queste parole diventeranno naturali. Quando parli della tua casa in italiano, dopo le stanze e i mobili, è molto naturale parlare anche dello stile. Descrivere lo stile della casa non significa usare parole difficili. Bastano aggettivi semplici e comuni. Una delle parole più usate è moderna. Puoi dire che la tua casa è moderna se ha mobili nuovi, linee semplici e colori chiari. In italiano puoi dire: la mia casa è moderna e semplice. È una frase molto naturale. Un'altra parola molto comune è semplice. Dire che una casa è semplice è una cosa positiva. Significa che non è complicata, che è pratica e ordinata. Molte persone dicono: la mia casa è semplice, ma accogliente. Se invece la casa ha uno stile più tradizionale, puoi usare la parola classica. Puoi dire che la casa è classica se ha mobili più vecchi o uno stile tradizionale. Per esempio puoi dire: la mia casa è un po' classica, ma mi piace. Parlando dello stile, puoi anche parlare dei colori. In italiano è molto comune dire che una stanza è chiara o scura. Puoi dire, per esempio, che le pareti sono bianche o chiare. Dire che una casa è chiara significa che è luminosa e piacevole. Puoi anche parlare dell'ordine.
Molte persone dicono che la loro casa è ordinata, oppure che cercano di tenerla ordinata. In italiano puoi dire: cerco di tenere la casa in ordine. È una frase molto utile e molto reale. Un'altra parola importante è accogliente. Accogliente significa che quando entri in casa ti senti bene, rilassato. Anche se la casa non è grande o moderna, può essere molto accogliente. Quando descrivi la tua casa, non serve fare una descrizione perfetta. Puoi parlare anche dei piccoli difetti. Puoi dire, per esempio, che la casa è un po' piccola, oppure un po' vecchia, ma che ti trovi bene. In italiano usiamo spesso la struttura non è, ma. Per esempio, non è grande, ma è comoda. Oppure, non è nuova, ma è accogliente. Questa struttura rende il tuo italiano molto naturale. Alla fine, quando parli della tua casa, puoi anche dire cosa rappresenta per te. Puoi dire che la casa è il posto dove ti rilassi, dove ti senti tranquillo, dove stai bene. Quando parli della tua casa in italiano, è molto bello e naturale parlare anche di quello che fai ogni giorno dentro casa. Questo rende la conversazione più reale e più interessante. Puoi iniziare parlando della mattina. Molte persone dicono che la mattina si svegliano, vanno in cucina e preparano il caffè. In italiano puoi dire semplicemente: la mattina preparo il caffè e faccio colazione. È una frase molto comune. Poi puoi parlare di quello che fai durante il giorno. Se lavori o studi, puoi dire che passi poco tempo a casa. Se invece lavori da casa, puoi dire che lavori nel soggiorno o in una stanza tranquilla. Molte persone dicono che la sera è il momento migliore per stare a casa. La sera puoi dire che ti rilassi sul divano, guardi la televisione o ascolti musica. Puoi anche dire che cucini la cena e mangi a casa. Durante il weekend, la vita in casa è spesso diversa. Puoi dire che il fine settimana ti piace stare a casa, riposarti e fare le pulizie. In italiano diciamo spesso: il weekend pulisco casa e mi rilasso. Puoi anche parlare delle piccole abitudini. Per esempio, puoi dire che ti piace leggere un libro a letto prima di dormire. Oppure puoi dire che guardi una serie TV la sera. Raccontare la vita quotidiana in casa ti aiuta a usare l'italiano in modo più naturale. Sono frasi semplici, ma molto utili nella vita reale. Se questo podcast ti sta aiutando a migliorare il tuo italiano, seguimi e iscriviti al canale. Ogni episodio è pensato per aiutarti a capire e parlare italiano in modo semplice e naturale. Quando parli della tua casa in italiano, molto spesso fai anche dei confronti. Confrontare significa dire cosa è diverso o cosa è uguale rispetto ad altre case. Non servono strutture complicate, bastano frasi semplici. Per esempio, puoi dire che la tua casa è più grande o più piccola rispetto a prima. Puoi dire: la mia casa è più grande della casa dove vivevo prima. Oppure puoi dire che è più piccola, ma più comoda. Puoi anche confrontare la tua casa con quella di amici o familiari. In italiano puoi dire, per esempio, che la casa di un amico è molto grande, mentre la tua è più piccola. La parola mentre è molto utile per fare confronti semplici. Un altro confronto molto comune riguarda la posizione della casa. Puoi dire che vivi in centro oppure fuori dal centro. Puoi dire che la tua casa è vicina al lavoro oppure lontana dal lavoro. Queste informazioni sono molto comuni nelle conversazioni quotidiane. Puoi anche confrontare il rumore. Puoi dire che la tua casa è tranquilla oppure un po' rumorosa. Molte persone dicono che preferiscono una casa silenziosa. Quando fai confronti, puoi anche dire cosa ti piace e cosa non ti piace. Puoi dire, per esempio, che ti piace la luce della tua casa, ma non ti piace il traffico fuori. In italiano è molto naturale usare la struttura mi piace, ma non mi piace. Parlare di quello che ti piace rende la conversazione più personale. Puoi dire che ti piace stare in soggiorno, oppure che ti piace il balcone. Puoi anche dire che non ti piace una stanza perché è piccola o buia. Fare confronti ti aiuta a parlare in modo più ricco, ma sempre semplice. Non serve parlare tanto, bastano poche frasi chiare. A volte è naturale parlare anche delle case del passato. Può essere la casa dove vivevi prima, oppure la casa della tua infanzia. Parlare del passato rende la conversazione più interessante e più personale. Puoi iniziare dicendo semplicemente che prima vivevi in un'altra casa. In italiano puoi dire: prima vivevo in una casa diversa. Oppure puoi dire che prima vivevi in un'altra città. Parlando della casa del passato, puoi usare le stesse parole che hai già imparato. Puoi dire se era grande o piccola,
se era in centro o fuori dal centro. Non serve cambiare il vocabolario, cambia solo il tempo verbale. Molte persone parlano con nostalgia della casa dell'infanzia. Puoi dire che quando eri piccolo vivevi in una casa più grande, magari con un giardino. Oppure puoi dire che vivevi in un appartamento con la tua famiglia. Puoi anche parlare delle stanze della casa del passato. Puoi dire che c'era una cucina grande, oppure una camera da letto piccola. Puoi dire che passavi molto tempo in soggiorno con la famiglia. Parlare della casa del passato significa anche parlare delle emozioni. Puoi dire che era una casa dove ti sentivi bene, oppure che era molto rumorosa. In italiano puoi dire: era una casa semplice, ma felice. Puoi anche fare un confronto tra il passato e il presente. Puoi dire che la casa di prima era più grande, ma quella di adesso è più comoda. Questo tipo di confronto è molto naturale. Usare il passato in questo modo non è difficile. Bastano frasi brevi e chiare. L'importante è raccontare qualcosa di vero per te. Dopo aver parlato della casa di adesso e della casa del passato, è molto naturale parlare della casa ideale, cioè la casa che vorresti avere in futuro. Questa parte è molto utile perché ti permette di usare l'italiano per esprimere desideri e sogni. Per parlare della casa ideale in italiano, puoi iniziare con una frase molto semplice. Puoi dire: la mia casa ideale è, e poi continuare con calma. Non serve immaginare una casa perfetta, basta dire quello che ti piacerebbe. Molte persone dicono che la loro casa ideale è più grande di quella attuale. Puoi dire che vorresti una casa più grande, magari con più stanze. Oppure puoi dire che vorresti una casa più luminosa. Un desiderio molto comune è avere un balcone o una terrazza. Puoi dire che ti piacerebbe avere un balcone dove bere il caffè la mattina. Oppure puoi dire che ti piacerebbe una terrazza per rilassarti la sera. Alcune persone sognano una casa con un giardino. In italiano puoi dire che vorresti una casa con un piccolo giardino. Anche piccolo va bene. Un giardino è spesso associato alla tranquillità. Puoi anche parlare della posizione della casa ideale. Puoi dire che vorresti vivere in centro, oppure in una zona tranquilla. Puoi dire che vorresti una casa vicino al lavoro, oppure vicino alla natura. Parlando della casa ideale, puoi usare frasi con vorrei o mi piacerebbe. Sono frasi molto importanti in italiano. Per esempio, mi piacerebbe avere una cucina grande. Oppure, vorrei una casa luminosa e tranquilla. Non serve parlare in modo perfetto. Anche frasi semplici sono molto utili. L'importante è comunicare un'idea. Ora fermati un attimo e prova a pensare alla tua casa ideale. È grande o piccola? Ha un balcone o un giardino? È in città o in campagna? In questa parte iniziamo a riassumere tutto quello che hai ascoltato finora. Riassumere è molto importante, perché ti aiuta a fissare le parole e le strutture nella memoria. Abbiamo iniziato parlando della casa in generale. Hai imparato a dire se vivi in una casa o in un appartamento, se è grande o piccola, se ti piace oppure no. Hai visto che bastano poche parole per dire cose molto chiare. Poi abbiamo parlato delle stanze della casa. La camera da letto, la cucina, il soggiorno e il bagno. Hai visto che puoi descrivere ogni stanza usando aggettivi semplici come grande, piccolo, comodo, luminoso. Abbiamo parlato anche dei mobili e degli oggetti. Il divano, il tavolo, il letto, l'armadio, il frigorifero. Sono parole molto comuni, che senti ogni giorno e che puoi usare subito. Successivamente abbiamo descritto lo stile della casa. Hai imparato parole come moderna, semplice, classica e accogliente. Hai visto che puoi usare frasi come non è, ma, per parlare in modo molto naturale. Abbiamo parlato della vita quotidiana in casa. Le abitudini del mattino, della sera e del weekend. Questo tipo di frasi rende il tuo italiano più vero, più vicino alla vita reale. Poi abbiamo fatto dei confronti tra la tua casa e altre case. Abbiamo parlato della casa del passato e della casa ideale del futuro. Hai visto che puoi usare l'italiano per raccontare, ricordare e immaginare. Tutto questo senza usare frasi difficili. Solo italiano semplice, lento e naturale. Ora, mentre ascolti, prova a fare una cosa. Immagina di parlare con una persona italiana e di raccontare la tua casa dall'inizio alla fine. Dove vivi? Com'è la tua casa? Cosa fai dentro casa? Cosa ti piace e cosa vorresti cambiare? Se riesci a fare questo, anche solo nella tua testa, significa che stai imparando davvero.
Siamo arrivati alla fine di questo episodio su come parlare della tua casa in italiano. Abbiamo visto tante cose, dalla descrizione generale della casa, alle stanze, ai mobili, allo stile, alla vita quotidiana, fino alla casa del passato e alla casa dei sogni. Ora puoi provare a raccontare la tua casa dall'inizio alla fine, usando tutte le frasi semplici che hai imparato. Puoi parlare della tua camera da letto, della cucina, del soggiorno e del bagno. Puoi dire cosa ti piace e cosa non ti piace. Puoi parlare della tua vita quotidiana a casa, dei tuoi piccoli rituali del mattino o della sera. Puoi fare confronti tra la tua casa attuale e la casa di prima, oppure immaginare la casa dei tuoi sogni. Ricorda, in italiano non serve parlare perfettamente. Bastano frasi semplici, parole comuni e un po' di pratica. Ripetere le frasi ad alta voce aiuta tantissimo. Puoi anche provare a raccontare la tua casa a un amico o immaginare di fare un piccolo tour della tua casa in italiano. Se questo episodio ti è piaciuto e ti aiuta a imparare l'italiano in modo semplice e divertente, iscriviti al podcast e metti un like. Così non perderai i prossimi episodi e continuerai a migliorare il tuo italiano passo dopo passo. Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Ci vediamo nel prossimo episodio, dove continueremo a parlare di italiano quotidiano con storie e conversazioni facili da seguire. E ricorda sempre, parlare di casa è facile, basta un po' di pratica e tante frasi semplici. Alla prossima!